Il prossimo prodotto che presentiamo è l'attacchino da Telemark. Questo attacco, studiato in collaborazione con un nostro partner della Norvegia, è un ibrido tra un attacco da sci alpinismo Lovetech, quindi leggero, e un attacco da Telemark con il sistema delle molle sul tallone. Infatti il nome appunto dell'ibrido è il Telealp, perché è un connubio fra Skialp e Telemark, quindi Telealp. Come vedete l'attacco è molto compatto, molto semplice, è costituito dal nostro puntale Snow Crab modello in acciaio, una parte centrale che è appunto l'accessorio del Telemark, qui c'è anche un accessorio di regolazione della taloniera che è la nostra piastrina K40 e una delle nostre taloniere. In questo caso l'utilizzo per la salita è identico all'attacco semplice da sci alpinismo, quindi il solito puntale viene inserito appunto con lo step in della punta nell'attacco davanti, viene bloccato per la salita. Ho sempre l'utilizzo della taloniera nelle due posizioni per l'altro attacco della salita e in questa maniera affronto appunto la salita con il vantaggio rispetto al Telemark di avere la massima leggerezza e la massima mobilità dello scarpone per l'ascesa. Per la discesa si estrae dallo zaino la staffa di guida del tallone, si inserisce facilmente sul perno del supporto, si calza lo scarpone sull'attacco, si chiude sul tallone e la configurazione è pronta per la discesa in Telemark con l'ausilio appunto del sistema a molle guidate e prodotto dalla Croispitz. Questo tipo di attacco da Telemark è completamente personalizzabile, è possibile rimuovendo il coperchio del supporto anteriore spostare il perno di rotazione, quindi cambiando il fulcro a seconda anche della dimensione dello scarpone su 4 diverse posizioni. Inoltre è possibile, avvitando e svitando il dispositivo a molla, aumentare il pretensionamento stesso delle molle, e quindi il telemarker può configurare l'attacco perfettamente sulle proprie esigenze. È possibile con una configurazione di questo tipo, quindi con il puntale, la trastatura del Telemark e la taloniera, utilizzare l'attacco anche in modalità sci alpinismo per la discesa, in caso non ci siano le condizioni favorevoli per sfruttare la trastatura per il Telemark. È sempre comunque possibile utilizzare l'attacchino come un normale attacco da sci alpinismo e quindi scendere con il tallone bloccato all'interno della taloniera. Un altro prodotto novità della stagione 2014-2015 è la tuta da sci alpinismo della Croispitz, studiata soprattutto per chi vuole fare agonismo oppure per uno sci alpinismo ad un alto livello. La tuta è realizzata in sensitive licra, quindi un materiale molto confortevole, elasticizzato, che ben si conforma alle diverse corporature degli atleti. Ha la possibilità di essere aperta con una cerniera frontale sia dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. In più è dotata di molte tasche con vari utilizzi, per esempio le tasche frontali a sinistra e a destra per l'inserimento delle pelli. C'è un pratico taschino sotto il petto per l'inserimento di un cellulare, per esempio. All'interno, nella zona del petto, ci sono 2 tasche interne per inserire per esempio chiavi ed arma. E la tuta inoltre dispone di rinforzi in Kevlar nella parte inferiore dove c'è possibilità di contatto con le lamine dello sci. C'è una zona rivestita in materiale plastico per realizzare gli intagli a seconda del differente tipo di scarponi che si vanno a utilizzare. La tuta inoltre è dotata di
parti traspiranti con una rete sulla schiena ampia per la traspirazione appunto del sudore dell'atleta, e anche sotto le ascelle troviamo un tessuto traspirante. In vari punti della tuta sono stati inseriti, tipo dietro le gambe e davanti sul petto, degli inserti in materiale riflettente che riflettono la luce per chi vuole adoperare la tuta anche per un uso notturno, per essere ben visibile anche in pista durante le ore di notte. In anteprima vi mostro il nuovo brevetto della Croispitz, che si tratta di un rampone leggero in lega d'alluminio che ha un sistema innovativo di calzata sullo scarpone molto rapido e sicuro. Il modello che vedete qui è un prototipo che è stato presentato in anteprima alla Pro Winter della scorsa primavera, Pro Winter 2014, e rispetto ad un rampone tradizionale viene calzato prima al posteriore poi all'anteriore con una manovra molto semplice. E vi mostro subito come funziona con questo scarpone della Dynafit. Quindi prima, una volta posizionato a terra il rampone, semplicemente infilo il tallone nelle due punte dietro, poi abbasso verso il puntale, infilo il puntalino all'interno, poi con una semplice pressione della punta chiudo sul puntale, e infine con un serraggio della cinghia ho il bloccaggio di sicurezza che mi impedisce appunto al rampone di togliersi dallo scarpone. Questo sistema di aggancio è molto solido, è brevettato, è sicuro, permette una regolazione micrometrica sulla lunghezza dello scarpone, quindi il rampone non ha giochi e movimenti indesiderati. La calzata e la rimozione del rampone è veramente molto rapida. Per la rimozione infatti basta allentare la cinghia, sfilare e togliere lo scarpone. Il rampone, essendo appunto dotato di un collegamento flessibile, può essere chiuso e impacchettato occupando veramente pochissimo spazio all'interno dello zaino della tuta, e pesa veramente poco, siamo sui 125-130 grammi. Allo stato attuale il rampone è in fase di ingegnerizzazione, quindi stiamo facendo le prove sul campo e saremo pronti probabilmente con la commercializzazione al pubblico per tarda primavera o per la prossima stagione.